Ciao! Se ti piace viaggiare è molto probabile che tu sia già stato in Olanda. Oggi però facciamo una deviazione dai soliti percorsi turistici e se ti va ti accompagno a esplorare un angolo di questo paese che forse non conosci ancora. Sto parlando di Texel, un'isola a nord della costa che partendo da Amsterdam è raggiungibile in circa 3 ore. In questo mini documentario vediamo nel dettaglio come arrivarci, i costi e soprattutto quali sono i motivi che le rendono un posto davvero speciale. Dunque, sono le 9 del mattino e in questo momento stiamo uscendo di casa per raggiungere la stazione centrale. Sì, è vero, avremmo potuto svegliarci prima, ma in realtà non abbiamo fretta. Stanotte pernottiamo sull'isola, perciò abbiamo a disposizione anche tutto il giorno di domani. Alle macchinette della stazione facciamo il biglietto del treno. Il costo è di 16,90 ciascuno. La destinazione che scegliamo è Den Helder, che appunto è il comune dove si trova il porto. Il trasferimento dura un paio d'ore. Dalla fermata del treno all'imbarco del traghetto ci si arriva in bus, anche se noi, dopo 2 ore da seduti, preferiamo camminare un po', circa 20 minuti. Il costo del traghetto varia a seconda di che cosa imbarchi. Nel nostro caso trasportiamo solo noi stessi e un paio di zainetti, quindi paghiamo 2,50 € a testa. Approdiamo sull'isola e ci dirigiamo verso il noleggio bici, proprio qui di fronte. Dopo parleremo meglio delle caratteristiche del territorio. Per ora basti sapere che il vento che tira qui è un po' più forte di quello italiano. Quindi il mio consiglio è di prendere delle bici elettriche, poi ognuno fa le sue valutazioni. Le bici per 2 giorni ci sono costate 50 € l'una. Texel appartiene all'arcipelago delle Frisone, una vera e propria scia di isole che percorre 3 diverse nazioni, Olanda, Germania e Danimarca. Il nome dell'arcipelago deriva dal nome della popolazione germanica che, probabilmente, vi si insediò per prima, i Frisoni appunto. La loro eredità si nota ancora oggi nei frequentissimi allevamenti di caproni, cavalli, alpaca, ma soprattutto pecore. Da qui proviene la particolare razza detta, per ovvi motivi, pecora di Texel, che somiglia un po' a un incrocio tra una classica pecora e un pitbull. Il legame con questo animale è talmente forte che di fatto lo considerano un po' la loro mascotte. Ci fermiamo a The Cock, troviamo ristoranti, negozi di souvenir e cani che si portano a spasso da soli. Brindiamo le nostre ferie con un succo alla mela e una birra locale, che a differenza del succo non attira le api ed è buona. La camera l'abbiamo presa con Airbnb, si trova a 2 passi da qui. E visto che siamo molto vicini al Parco Nazionale delle Dune, decidiamo di fare una capatina e aspettare che la luce del tramonto irradi le dune fino a farle diventare d'oro. Dove li devo mettere questi? Li metto qua sotto. Così ce ne dimentichiamo che stanno lì. Non li mettere nel forno, mi raccomando. Questo qua è il forno, secondo Riccardo. Dai, Forno. Come tutti gli alberghi c'è sempre un forno. Questo qua è il regalo di benvenuto più apprezzato. Tony Chocolonely. Che figata. Questo qui è buono. Questo è dark chocolate. Qui. Milk hazelnuts. Nocciola. Fuori. Torniamo a noi, parlavamo del popolo dei Frisoni e del loro lascito. La cosa più evidente è di sicuro il nome dell'isola. Infatti si ipotizza che Texel derivi dalla parola germanica Tisk o Tesk, che significa terreno elevato, il che è alquanto ironico, visto che il punto più alto dell'isola arriva alla bellezza di 20 metri. Sì, effettivamente non è un granché, ma le altre isole o sono più basse o la superano di pochissimo. Essendo praticamente raso terra, o meglio, raso mare, nei tempi passati questi territori erano spesso soggetti a inondazioni, rischiando persino di scomparire. E qual è la leggendaria terra sommersa più famosa tra tutte? Esatto, Atlantide, che secondo Loera Linda, un antico manoscritto frisone, era localizzata proprio nel mare del nord. Chiaramente se cercate quest'opera in libreria dovete andare nella sezione Miti e Leggende. La storia vera, piuttosto,
documenta che, a partire proprio dai Frisoni, nel corso dei secoli sono stati costruiti sistemi di argini e dighe artificiali via via più sofisticati per proteggere queste terre dalle alte maree. Questo intervento, col passare del tempo, ha fatto sì che tra le isole e le coste a sud venisse a crearsi un ecosistema unico nel suo genere, non a caso patrimonio dell'UNESCO. Il mare che si insinua in questa strettoia è chiamato Mare dei Wadden, che in frisone significa distesa di fango. Ora uno potrebbe chiedersi che cosa c'entri il fango col mare. Molto semplice. Il fondale, infatti, è talmente basso che in certi periodi dell'anno la bassa marea forma delle secche fangose abbastanza estese che addirittura, partendo dalla Germania, diventa possibile raggiungere alcune isole semplicemente camminando. Questa pratica prende il nome di Vadlopen, letteralmente camminata nel fango, una cosa per gente che non ha paura di imbrattarsi i vestiti. È un'esperienza che va rigorosamente fatta con una guida e a modo suo anch'essa vale come attrazione turistica. Per farlo senza guida invece bisogna necessariamente avere una percentuale di grasso corporeo superiore al 40% e avere un bel paio di pinne, proprio come le foche che bazzicano di buon grado queste zone per cacciare e riposarsi indisturbate sulle secche. Il fango che troviamo qui non è comune fango, ma un mix di sedimenti di limo e altre sostanze fertilizzanti che combinati creano un habitat perfetto per flora e fauna marina. La ricca biodiversità dell'ecosistema, unito al clima temperato, attrae centinaia di uccelli migratori che deputano queste particolari aree al luogo idoneo per far sosta, talvolta anche specie rare. E si sa che dove ci sono stormi di uccelli rari si raduna un'altra specie, anch'essa rara, e che si sposta in branco: gli appassionati di birdwatching. Questi, equipaggiati di macchine fotografiche e binocoli potentissimi, rappresentano una delle colonne portanti principali del turismo locale. Noi intanto stiamo facendo un giro d'anello e ci siamo fermati a visitare il faro che presidia il nord dell'isola. Facciamo il biglietto online che costa appena 5 euro. Saliamo i 150 gradini e arriviamo su, fino alla stanza dove il guardiano d'un tempo, tra un messaggio radio e uno sguardo al radar, si solazzava con letture impegnate. Il vento del mare del nord soffia vigoroso e qualcuno ne approfitta per far volare un aquilone. Ma non aquiloni qualunque, aquiloni da kitesurf. Con un vento del genere non c'è da stupirsi se gli appassionati di surf considerano questo posto un vero paradiso, perfetto anche per chi voglia solo imparare. Per tutte le ragioni viste finora, una grossa fetta dell'economia locale ruota attorno al turismo, al punto che l'isola si è dotata di una notevole infrastruttura per l'accoglienza dei camper, volta a tutti coloro che desiderano ospitalità per lunghi periodi. Siamo tornati al molo e ci prepariamo a fare dietrofront verso Amsterdam. E così siamo giunti al termine della nostra avventura. Per quanto mi riguarda è stato molto affascinante addentrarsi nella storia e nelle curiosità di questo luogo e spero anche di averti dato l'ispirazione per andarla a visitare di persona. Grazie per essere arrivato fin qui e ci vediamo presto.